Il rapimento del duca Grazioli aveva avuto due effetti. Aver creato il primo vero nucleo della banda della Magliana, con al centro lui, Franco Giuseppucci. Aveva unito per quell'incarico il gruppo di Abbatino a due conoscenze personali, Marcello Colafigli e Giorgio Paradisi. Il secondo effetto, ottenuto dall'operazione Grazioli, è quello di aver creato un capitale ingente da poter usare in altre operazioni. Nascono la stecca para e la cassa comune, da utilizzare per l'acquisto di stupefacenti e per l'usura. Giuseppucci è quindi il collante di questo nuovo gruppo, che comprende pure il carcerato De Pedis. Tutto ruota intorno al rapporto di stima che tutti i consociati nutrono verso il Giuseppucci, che pur non potendosi definire il capo, è certamente il leader carismatico del nuovo sodalizio. E Giuseppucci, di conoscenze, inizia ad averne molte. Fra gli ex marsigliesi, per cui reggeva le armi nella roulotte. Fra chi proteggeva i marsigliesi e che probabilmente aveva aiutato anche lui tirandolo fuori da quel processo. Fra chi aveva segnalato il duca Grazioli come possibile obiettivo, perché al di là del basista, Mariotti, fa riflettere il fatto che un altro Grazioli, Vittorio Guglielmo, cugino del duca, sarà arrestato nell'85 e poi prosciolto per una storia di usura e riciclaggio insieme con Balducci, Carboni, Calò e Diotallevi. E poi c'erano le conoscenze di Giuseppucci nei gruppi dell'estrema destra. Ernegro è fascista e venera Mussolini. Ne conserva come reliquie busti, incisioni, discorsi, medaglioni e frequenta neofascisti svelti di mano e dal grilletto facile. Da quelli dei bar ai Parioli a rappresentanti dell'MSI come Edoardo Formisano, amico del PM Claudio Vitalone ed iscritto alla P2. A Formisano Giuseppucci fornisce droga, regala quadri per qualche favore ricevuto e lo supporta nella raccolta dei voti su Roma per le elezioni. Ed in carcere Giuseppucci era venuto a conoscenza anche di alcuni gusti e vizi di alcuni alti prelati, che in carcere avrebbero soddisfatto alcune voglie usando alcuni detenuti. Vizi da appuntare e coltivare, magari per avere una mano nel far uscire l'amico De Pedis dal carcere. Un altro canale di un certo livello per favori ed affari. Sui rapporti con i servizi segreti non si è dovuto nemmeno sforzare tanto. Quelli sono arrivati da soli. In questo giro erano coinvolti anche, che a lei risulti, persone dei servizi segreti, di apparati deviati dello Stato? Chi di voi teneva questi contatti? Al principio venivano quasi tutti da Franco Giuseppucci. Considerando poi che a capo dei servizi, in quel periodo, c'è in realtà un uomo solo. Tutte queste conoscenze sono custodite da lui in modo esclusivo, o quasi. Certo, ne parla anche agli altri, ma non spiega mai fino in fondo. Un po' perché agli altri non interessa sapere, vogliono soltanto spendere quanto accumulato. Un po' perché alcuni proprio non sarebbero in grado di capire, un po' perché sarebbe pericoloso far girare troppe voci. Quei primi mesi del 1978 sono densi di eventi straordinari per la nuova banda. Intanto l'unione col gruppo del Sardo, quel Nicolino Selis che da Regina Coeli cerca e trova l'accordo con Giuseppucci. Selis è conosciuto nell'ambiente, aveva una batteria ad Ostia e in carcere ha stretto amicizia con Raffaele Cutolo. I due si erano conosciuti a Poggio Reale ed avevano poi intensificato il rapporto al manicomio criminale di Aversa. Selis si era fatto l'idea di diventare il nuovo re criminale di Roma, fondando una banda che sul modello della NCO tenesse fuori dalla capitale i malavitosi e i mafiosi delle altre organizzazioni non autoctone. O almeno questo era quello che raccontava ai suoi adepti, Mancini, Toscano, Lucioli, Carnovale. Perché in realtà, per quanto uno possa essere nella stretta cerchia di Cutolo, in quel periodo storico di strapotere cutogliano, e visto il carattere megalomane di Don Raffaele, non poteva che esserne un suo sottoposto. Ed infatti così lo considera Cutolo,
un suo capozona su Roma, cosa che Selis mai riferirà agli altri. L'unione fra il gruppo di Giuseppucci e Selis è certamente coadiuvata dalla comune conoscenza di un terzo soggetto, Vincenzo Casillo. Casillo è il vice di Cutolo, anzi è Cutolo fuori dal carcere. Vive praticamente a Roma, dove, tra i vari interessi che controlla per conto della NCO, vi è la gestione degli ippodromi. Stesso terreno di caccia del ludopatico Giuseppucci, che della propria malattia ne ha fatto anche un mestiere, visto che all'ippodromo presta i soldi a strozzo con interessi del 20-25%. I due hanno pure un nemico in comune in quell'ambiente. Lo chiamano tutti Franchino il criminale. Uno che pure con Selis aveva dei trascorsi di scontri. Giuseppucci presenta ad Abbatino e agli altri Selis ed in contemporanea Raffaele Cutolo, latitante dopo essere evaso da Aversa tramite una bomba. L'incontro con Cutolo si svolge a Fiuggi, dove Don Raffaele ha preso un intero piano di un albergo e subito Cutolo chiede un favore: far sparire una BMW 733 verde metallizzata che dentro è zuppa del sangue di 2 vittime uccise dallo stesso Cutolo. L'auto viene portata da Danesi e Giuseppucci ad uno sfasciacarrozze e demolita. Ma a Roma, 12 giorni dopo aver incassato il bottino del rapimento Grazioli, scoppia il bubbone. Viene rapito Aldo Moro. E come avviene sempre nei rapimenti eccellenti, e quello è il rapimento per antonomasia, iniziano sotto traccia i contatti con i criminali da parte degli organi di polizia, dei servizi, della politica, per sondare strade alternative che portino all'individuazione del covo dove viene tenuto lo statista democristiano. Ci si muove su tutti i fronti, ma siccome il terreno di ricerca è Roma, non si può che finire da un solo uomo, Franco Giuseppucci. Al caso gli chiede di interessarsi Edoardo Formisano, che fa le stesse richieste nelle carceri a Turatello e Buscetta. Glielo chiede anche Cutolo, tramite Selis, perché a Don Raffaele lo hanno chiesto i servizi di cui ormai pure Vincenzo Casillo è un cooptato. Giuseppucci forse incontra persino un esponente di C, Flaminio Piccoli. Dalle sentenze sul caso Moro si evince come nei pressi di via Montalcini abitassero numerosi esponenti direttamente o indirettamente collegati alla banda della Magliana. A via Fuggetta 59, a 120 passi da via Montalcini, abitava Danilo Abbruciati, Amleto Fabiani, Antonio Mancini. In via Luparelli 82, a 220 passi dalla prigione del popolo, Danilo Sbarra e Francesco Picciotto, uomini del boss Pippo Calò. In via Vigna Due Torri 135, a 150 passi, Ernesto Diotallevi. E infine, in via Montalcini 1 c'è Villa Bonelli, appartenente a Danilo Sbarra. Voi della banda della Magliana sapevate dove era la prigione di Moro, è vero? Cutolo ci ha mandato un personaggio politico a parlare per vedere se sapevamo dove era il covo di Moro quel periodo. Abbiamo avuto un incontro con lui e io non ero d'accordo a mettersi in mezzo in questa situazione, rispettavo qualsiasi forma di delinquenza, insomma, di criminalità, non vedo perché. Poi io credo che Franco abbia saputo dove era Moro e non so a chi abbia detto poi. Come l'ha saputo Franco dove era? Non era difficile, che poi dove era Moro c'era anche appartamento e gente pregiudicata che conoscevamo. Qualcuno di voi ha riferito che effettivamente sapevate dove era il covo? No, Franco ha detto che facciamo, io non ero d'accordo a mettersi in mezzo a questa storia, però so da parte di Franco che poi lui ha saputo dove era e non escludo che l'abbia detto anche a qualcuno. Perché Cutolo sostiene che qualcuno molto in alto gli ha detto non ci serve più di sapere dove è Moro, lasciamo perdere, come se
prima avessero attivato un meccanismo che poi si sono... Il meccanismo sicuramente è stato attivato, poi come sono andate le cose non lo so. Uno dei capi della banda della Magliana, un certo Nicolino Seliz, qui alla Magliana e qui c'era via Montalcino, non volendo aver saputo Moro dove stava, dice Raffetti interessa salvare Moro, ho detto fammi domandare, ho chiesto a un avvocato, ha domandato a Roma, non mi hanno voluto incontrare. Quando l'hanno saputo dei politici di fama nazionale, hanno mandato a Enzo Casillo, un mio carissimo amico che è stato fedele fino alla morte, questo Enzo Casillo, cosa strana, è morto con il tesserino dei servizi segreti, vicino ai servizi segreti a Roma. E non diciamo solo i servizi segreti sempre deviati, i servizi segreti comunque, no? Che diciamo sempre deviati, comunque i servizi segreti italiani comunque. Quindi potevo salvare Moro non volendo, comunque mi hanno mandato a dire fatevi i fatti vostri.